troviamo oggi in una delle aule più belle del Palazzo Centrale dell'Ateneo di Pavia, l'Aula Scarpa, che fu teatro anatomico inaugurato nel 1785 da Antonio Scarpa, medico, anatomista e chirurgo dell'Università di Pavia. Il nuovo teatro anatomico, che sostituiva uno precedente inadeguato, fu realizzato su progetto di Leopoldo Pollack, architetto che seguì i consigli anche del ministro plenipotenziario Kaunitz, dell'imperatore Giuseppe II e dello stesso Antonio Scarpa. La struttura si caratterizza da un'aula a emiciclo, dove alla precedente copertura lignea venne sostituita una copertura d'ombrello nell'Ottocento su intervento dell'architetto Giuseppe Marchesi. La decorazione pittorica dell'aula è molto interessante. Da un lato allude alle vicende della storia della medicina, dall'altro ci racconta la collezione dello stesso Museo per la Storia dell'Università. L'ultimo quarto del Settecento, il periodo in cui appunto questo bellissimo teatro anatomico è stato costruito, è stato un periodo importante per la storia della chirurgia. I chirurghi nel periodo precedente non erano equiparati ai medici, innanzitutto per la formazione. Si poteva sì studiare chirurgia all'università, però non era diciamo il percorso di studio più consueto. Era molto più frequente che qualcuno diventasse chirurgo facendo pratica, ad esempio presso un parente, in una professione che si tramandava di padre in figlio, o in un ospedale come in San Matteo che si trovava qui vicino, oppure addirittura facendo pratica nella bottega di un barbiere. I chirurghi avevano uno status sociale inferiore a quello dei medici, curavano essenzialmente le malattie cosiddette esterne, facevano salassi, intervenivano nel caso di fratture, lussazioni, oppure praticavano operazioni come la litotomia, l'estrazione dei calcoli vescicali. Invece i medici si occupavano di malattie cosiddette interne ed erano gli unici che potevano prescrivere medicamenti. Chi diciamo si formava come chirurgo e entrava ad esempio nell'esercito aveva davanti a sé la prospettiva di una vita lavorativa molto dura, spesso erano maltrattati, poco pagati, poco preparati anche, e di conseguenza ci sono addirittura delle testimonianze di diserzioni dall'esercito proprio perché i soldati erano affidati alle cure di veri e propri macellai. Nell'ultimo quarto del Settecento questa situazione doveva cambiare. La riforma voluta da Maria Teresa d'Austria dell'Ateneo pavese prevedeva un curriculum universitario per i chirurghi che finalmente avrebbero avuto anche una preparazione teorica, e in questo senso si adoperò moltissimo a Vienna Giovanni Alessandro Brambilla, che era un chirurgo originario di questa zona, di San Zenone Po, che aveva studiato, anzi fatto pratica per alcuni anni all'ospedale San Matteo e poi era entrato nell'esercito come sottochirurgo. Lì però aveva fatto una carriera che potremmo dire brillantissima ed era arrivato ad essere chirurgo personale dell'imperatore Giuseppe II e protochirurgo dell'armata asburgica, una carica per la quale sostanzialmente tutta la sanità militare era sotto il suo controllo. Brambilla aveva lavorato per tutta la vita per migliorare le condizioni dei chirurghi dell'esercito, per migliorare la loro preparazione, e a Vienna aveva fondato un'accademia proprio destinata a questo scopo. Brambilla era convinto che medicina e chirurgia non potessero in alcun modo essere considerate due professioni separate, ma che le competenze mediche e quelle chirurgiche dovessero essere compenetrate nel sapere di chi si dedicava alla cura delle persone. In questa sala l'equiparazione della chirurgia alla medicina è rappresentata attraverso una raffigurazione di due donne che si tengono la mano. Quella di sinistra, più anziana, rappresenta la medicina, e la donna appunto si poggia su un caduceo con il serpente di Esculapio. Quella di destra invece, più giovane, rappresenta la chirurgia e tiene in mano uno strumento chirurgico. Le due donne insieme rappresentano la ritrovata concordia tra le due discipline.
Le figure alate rappresentate sul soffitto tengono in mano diversi strumenti chirurgici, alcuni dei quali sono conservati ora al Museo per la Storia dell'Università. Gli strumenti chirurgici vennero donati dall'imperatore Giuseppe II ad Antonio Scarpa e questi erano una copia dei modelli ideati dal chirurgo Brambilla per poter istruire gli studenti che sarebbero diventati chirurghi dell'Accademia Viennese. Per mostrare la corrispondenza tra gli strumenti che sono raffigurati nel soffitto di quest'aula e quelli che sono conservati al Museo per la Storia, ne abbiamo portati qui alcuni. Una delle figure alate, ad esempio, porta nella mano destra questo strumento che è un forcipe e nella sinistra un uncino. Entrambi gli strumenti facevano parte della strumentaria per il parto. Un'altra figura alata invece ricordava gli strumenti per l'amputazione. Vedete qui una sega che serviva soprattutto per le amputazioni degli arti e un bisturi che serviva per il taglio delle parti molli. Una figura alata regge uno strumento soltanto, vedete questo piccolo strumento, forse perché era stato impiegato in un'operazione abbastanza importante svolta proprio sull'imperatore Giuseppe II. Si tratta di uno strumento composito ideato proprio da Brambilla per operare una fistola anale che affliggeva l'imperatore. Sempre per ricordare le operazioni chirurgiche più in uso, all'epoca, un'altra figura regge tra le sue mani due strumenti per le trapanazioni craniche, un elevatore e un trapano a mano. Vi faccio vedere come si azionava, ecco, questo era il suo movimento. E dunque quest'aula, che ancora oggi vede passare molti studenti di medicina e chirurgia, visto che le lauree si svolgono ancora qui, è strettamente legata alle collezioni del nostro museo. Il nostro museo però nasconde e racchiude anche tantissime altre storie che speriamo di potervi raccontare al più presto.